Ciao ciao ciao, ben ritrovato, ben ritrovata. Oggi vediamo il DJI Osmo Mobile 5, uno stabilizzatore per smartphone a tre assi. Io ho la versione 1, quindi rispetto alla mia versione devo dire di passi avanti DJI ne ha fatti in questi anni. La 5 ha delle caratteristiche della versione precedente, il fatto che l'aggancio dello smartphone allo stabilizzatore è magnetico. Questo ha dei vantaggi, ma anche degli svantaggi. Il primo vantaggio è che tu lo smartphone lo stacchi subito e puoi continuare a usarlo, per esempio per fare delle foto, per esempio per continuare le riprese manualmente senza stabilizzatore, se ti occorre. Eh, Puoi facilmente cambiare, passare da uno smartphone all'altro. Poi è questo qui addirittura maggiormente portatile anche dei modelli precedenti perché si piega e si chiude e quindi entra facilmente in un marsupio, grande o piccolo, ma comunque si diventa davvero piccolissimo, sui 17 centimetri, pensi un po' di lunghezza. E ha un'asta telescopica all'interno. A che serve questa asta telescopica? Unita al fatto che la testa dello stabilizzatore si piega di 90 gradi, un po' come le tante aste selfie che abbiamo visto anche qui su questo canale. Non è tanto per fare selfie, ma puoi certamente farlo, puoi riprenderti con la fotocamera frontale dello smartphone se vuoi da distanza, puoi perché la app che è disponibile sia su iOS che su Android e che correda l'utilizzo dell'OM5, ovvero la DJI Maemu, eh, consente una modalità di ripresa che traccia il soggetto. Questo sia con la fotocamera frontale che posteriore, cioè disegni un quadratino sul display, lo fai manualmente e ti segue quel soggetto, oppure riconosce il tuo volto e ti segue, quindi ruota quando tu ti sposti automaticamente lo smartphone per tenerti nell'inquadratura. Questo puoi certamente farlo grazie a quest'asta, ma l'asta serve principalmente per consentirti di fare delle riprese da angoli eh, più difficili, da posizioni più difficili, per esempio quando sono posizioni basse, riprendi dal basso verso l'alto, quindi è scomodo abbassarti e fare magari una carrellata molto bassa. Invece con un'asta puoi ruotare, capisce l'Osmo Mobile 5 che stai ruotando l'asta e ti stai mettendo in posizione invertita, te lo farò vedere, e quindi diciamo ruota anche lo smartphone. E da quel punto è chiaro, è molto più comodo fare riprese basse o comunque da angoli più impegnativi, no? Che se non fosse allungabile lo stabilizzatore. Ok? Detto questo, una batteria interna da 1000 mAh che dura, se lo smartphone è ben stabilizzato, perché il trucco è sempre quello di metterlo, diciamo, già in modo tale che si mantenga già in una posizione stabile più o meno, in modo tale che i motori sono tre, fanno meno fatica, quindi consumano meno energia. Dura circa 6 ore e mezza, ha un interessante range di regolazione sui tre assi, ok, non completa, su nessuno degli assi a 360, non anticipiamo, magari una banalità se hai usato gli altri Osmo Mobile, però magari ti aspetti che questo ruoti a 360 gradi, no, non lo fa su nessuno degli assi. E inoltre all'interno della confezione c'è anche un supporto manuale che si avvita e può diventare un cavalletto. A che serve un cavalletto, uno stativo, se questo qui è uno stabilizzatore che deve utilizzare un movimento? Perché per le riprese in modalità solo, come si dice, cioè sei solo tu e lo posizioni su un muretto, per esempio, e attivi la modalità traccia il soggetto e quindi ti puoi spostare, far vedere un pochettino, diciamo, l'ambiente intorno a te anche da lontano, non più di 4 metri o comunque in condizioni di luce, diciamo, accettabile, perché l'app non è particolarmente brava a riconoscere il soggetto se la luce non è buona, per esempio se è in controluce, ok? Dopo 1,5 metri ti perde. Mm. Andiamo a vedere un unboxing veloce, te lo faccio vedere da vicino come si monta, dopodiché un test demo che ho eseguito io a
utilizzando l'iPhone 12 Pro Max, e l'ho voluto utilizzare apposta questo perché ho letto che questo smartphone con la versione precedente OM4 aveva avuto dei problemi. Non ho approfondito, però insomma io ti assicuro che col 5 problemi non ne ho avuti, se non per il fatto che non dico che siamo al limite del peso, ma sono 230 grammi l'iPhone 12 Pro Max, e l'Osmo Mobile 5 supporta fino a diciamo 280-290 grammi, diciamo c'ha dei limiti anche per quanto riguarda le dimensioni, sia diciamo massime che minime in termini di larghezza e di spessore. In particolare, se lo smartphone è troppo sottile, ti dà un pad che ti permette di andare a creare un piccolo spessorino, ok? E ho fatto queste riprese a Vietri, un comune vicinissimo a Salerno, il primo della costiera amalfitana. Dura circa 2 minuti il filmato e lì puoi vedere vari tipi di inquadrature, vari tipi di modalità di utilizzo, quindi dall'alto e dal basso, ok? In modalità bloccato, in modalità FPV e via dicendo, ok? E poi, come al solito, le conclusioni finali. DJI Osmo Mobile 5. Buona visione. Molto bene, dunque cosa c'è in confezione? Naturalmente il DJI Osmo Mobile 5, poi guida di installazione anche in inglese, un sacchettino in neoprene bellino con il logo DJI per il trasporto, poi un laccetto da polso, poi questa qui che è la pinza di aggancio, il clamp come si dice, vedi metallo fatta dentro, un cavetto piuttosto lungo USB-A Type-C per la ricarica, e poi questo qui che è un cavalletto dove andarlo eventualmente, vedi qui, ad abitare. Vediamolo da più vicino come è fatto, come si monta lo smartphone. Innanzitutto questa parte qui è un'alzatina e vedi è adesiva, si va a sistemare qui se lo smartphone è piccolino. Che significa piccolino? Per esempio un iPhone 7, un iPhone 8, un Galaxy S8, cioè è talmente sottile che se non metti l'alzatina non riesce a incastrarsi all'interno della morsa. Questa morsa è realizzata in metallo, magnetica, perché vedi si va ad agganciare qui sotto, DJI dietro, e naturalmente così aggancia in modo elastico, e ha un peso di 32 grammi. Questo qui è un pad in T+, qui tutta T+, puoi utilizzare lo smartphone anche senza custodia, ma anche con la custodia. Qui ti dice che vedi questa parte qui deve andare nel verso della camera, per cui questa è la camera, questa qui è la freccia, lo vai a inserire così. Ti faccio notare come furba DJI per evitare che si vada a premere il tasto, o vedi se io lo metto sul tasto, l'ha fatta in questo modo, vedi? Cioè curva, in modo tale che se anche mi vado a sovrapporre al tasto e anche ai tasti dall'altro lato, non li premo. Infatti in questo momento non li sto premendo. Ma naturalmente non andrò a metterlo mai qui, devo andarlo a mettere al centro, in modo da bilanciarlo, quindi per toglierla devo fare così, piano piano. Quindi lo vado a mettere più o meno qui e sto usando la custodia, vedi? Fa in modo che non vengano premuti i tasti. Questa è una cosa che devo dire mi piace, perché non c'è niente di più deludente di un design, insomma, non attento da questo punto di vista. Quindi questo qui la lasciamo qui, 32 grammi. Poi c'è il sacchettino da trasporto che è necessario, perché queste qui, come vedi, sono tutte plastiche. Devo dire, sono rimasto molto deluso per il fatto che non hanno previsto un vano separato per questo elemento qui. Secondo DJI devi andare a mettere tutto insieme nel sacchettino, e io ho fatto esattamente così. Che cosa succede se tu metti un elemento in metallo all'interno con la plastica? Che la plastica si graffia, ma si graffia tanto tanto tanto, e infatti guarda qui, è tutto graffiato, ma veramente si è graffiato tantissimo. Perché? Perché doveva essere previsto un vano separato per i due pezzi. Sono due materiali che sono, diciamo, hanno indici di durezza completamente diversi. Comunque,
Quindi un sacchettino unico, ci va tutto dentro, ma crei insomma un miscuglio, ecco, pericoloso per le plastiche. Poi l'accetto è fondamentale, si va a mettere qua sotto, vedi c'è il gancio, fondamentale perché in alcuni momenti insomma devi essere sicuro che se per caso insomma ti scivola, resta, insomma non finisce in un burrone. Questo qui è la parte che si avvita qui sotto e che diventa, vedi, si apre, lo fa diventare un cavalletto. Sotto è fatto così, ci sono i 4 piedini, c'è 38 mm e solo questa ha un peso di 72 grammi. Ti dico i pesi perché sono fondamentali per quanto riguarda l'utilizzo di questi oggetti, anche perché ci si stanca, soprattutto se poi vai ad allungare l'asta telescopica. Allora, come si va ad aprire? Si apre in questo modo, questa parte che quando è chiusa ti mostra la coincidenza tra, vedi, questi due segni, il lucchetto e il puntino, per sbloccarlo devi andare ad aprire, ok? Ruoti. Dopodiché c'è questo snodo, fatto bene devo dire, e puoi tirare in modo tale che, vedi, si apra. Quando lo chiudi vedrai subito che qui c'è un dentino e il dentino deve andare a finire qui dentro. Quindi per chiuderlo devi far così, al contrario, il dentino lo vai a mettere qui dentro e poi ruoti in modo tale che non si apre. Quindi questa è la prima cosa. Questa qui è la Type-C per la ricarica, si ricarica in circa un'ora e mezza se utilizzi un alimentatore a 10 watt. Questa qui è la parte di dietro. Questa parte qui è in T+, fornisce un grip. Questo qui è il grilletto che insomma ti permette di cambiare lo stato. Qui c'hai tasto di inizio, registrazione, scatto foto. Questo qui tasto diciamo multifunzione, ma quello che fa è permette di ruotare da verticale in orizzontale e cambia la fotocamera, diciamo da frontale e posteriore. Qui abbiamo 3 LED più 1. Questo qui è uno slider per lo zoom, quindi indietro, avanti, e tasto anche qui multifunzione, lo tieni premuto, si accende e te lo mette poi in vari stati che poi ti faccio vedere. Allora, questo qui è l'aggancio di tipo magnetico. Ti faccio notare i dettagli di DJI che mi sono piaciuti, perché guarda, vedi dove è scritto DJI, questa parte qui è rivestita da T+, in modo tale che anche la parte di dietro qui non si va a graffiare. Peccato che non hanno pensato che poi si graffia tutto lo stabilizzatore quando lo metti insieme alla morsa. Vabbè, allora anche qui vedi l'aggancio è unico, perché vedi ci sta questa parte qui che deve andare a coincidere qua dentro in questa tacchettina, quindi lo metti e va da solo in posizione. Per vedere se è più o meno stabile lo metti così e vedi se ruota. Nel mio caso ruota, quindi devo fare l'iPhone un po' più, ecco, sopra, sistemo bene e a questo punto rifaccio la prova. In questo caso vedi, perfetto, si mantiene molto bene in posizione. Non mi resta che andare ad accenderlo. Io ho già scaricato la app DJI Maimo, eccola qui. A questo punto impugno, accendo e voilà, è andato già in posizione verticale. Adesso ti faccio vedere molto velocemente come si usa. Prima di tutto ti voglio far sentire che i motorini 3, quindi 1, 2 e 3 qua sopra, sono un poco rumorosi, senti. Questo generalmente non ti darà problemi all'aperto perché comunque c'è il rumore, ma al chiuso, se devi fare registrazioni di te stesso che parli, fai molte pause con il microfono dello smartphone, sicuramente viene un piccolo fruscio di fondo dovuto al movimento dei motorini. Anche se non lo muovi, il rumore c'è perché quello sono comunque motori che lo mantengono stabile e in verticale. Quindi mettiamolo in orizzontale, così. Qua c'è un joystick che non ti ho fatto vedere prima, che controlla due movimenti essenzialmente. Il primo è l'inclinazione. Leggo di che cosa è capace da meno 101,46 gradi fino a 229,54 gradi.
Ti controlla anche la rotazione orizzontale, la chiama qui, cioè l'inverdata da meno 161 a 172, che sarebbe questa l'escursione, diciamo, tra le più ampie, e c'è naturalmente la possibilità di controllare il rollio, che è questo, ma non lo fai col joystick, lo fai semplicemente ruotando, vedi? Ruotando la parte della manopola praticamente, ok? Hai la possibilità di mettere a zoom, di fare zoom, quindi di utilizzare questa slide qua sopra e posti in una posizione secondo me un po' scomoda. Qua col dito, insomma, non è proprio comodissima da raggiungere. E hai la possibilità poi, quando non lo utilizzi tra una ripresa e l'altra, di premere due volte il pulsante multifunzione, vedi, si è disattivato e sta in stand-by. Ti basta premere qualsiasi tasto e ritorna attivo. Come pure il pulsante multifunzione qui passa da video a foto se lo premi una volta. E devo dire questo a me personalmente non mi è piaciuto per il semplice motivo che poiché spesso può capitare durante una ripresa fuori di premerlo due volte, eh, diciamo per metterlo in stand-by e per poi riprendere, se sbagli una volta passi da video a foto e se c'è molta luce tu non te ne accorgi perché il display non è ben visibile e quindi va a finire che sbagli qualche ripresa e metti a, insomma, a registrare, pensi che stai facendo il video invece hai scattato una foto, mi è capitato. Come pure non mi piace il fatto che questi LED frontalmente non ti danno lo stato né di funzionamento, che può essere appunto follow, che sarebbe questo qui, FPV o bloccato, te ne parlo fra un secondo, né ti dicono se stai registrando o meno. Tu mi dirai, ma te ne accorgi dallo smartphone perché lo vedi, però ti assicuro che ci sono certe situazioni in cui c'è tanta luce, in cui fai fatica a vedere il display, soprattutto se indossi degli occhiali da sole, insomma, sarò io che ho gli occhi, insomma, chiari, quindi appena c'è sole devo indossare gli occhiali, però è così. Mi sarebbe piaciuto se qui magari quando registravi una lucina ti indicava che eri in registrazione, no? Così magari ti accorgevi anche se invece di registrare avevi scattato la foto. Vedi, hai la possibilità di aggiungere qui un cavetto, se usi un microfono esterno, un microfono wireless, hai la possibilità di caricare lo smartphone con un lungo cavo, per esempio da una power bank se hai bisogno, perché chiaramente ti regge il peso del cavetto, come pure hai la possibilità, se vuoi, di andare a montare sulle lenti un'ulteriore lente esterno, un obiettivo, perché? Perché dall'altro lato, vedi, ti dà la possibilità qui di inserire un pesetto, un contrappeso che però devi comprare a parte, in convenzione non ne escono. Il grilletto a che cosa serve? Il grilletto serve a, diciamo, cambiare modalità. Se lo premi e lo tieni premuto una volta, vai in modalità bloccato. Vedi, adesso ho tutti e tre gli assi bloccati. Quindi, mentre normalmente nella modalità follow io diciamo, semplicemente, vedi, mi segue i miei movimenti. In modalità bloccato non li segue più. Ok? Devo semplicemente esagerare il movimento e andare oltre i limiti dichiarati dal prodotto per poi farlo muovere. Oppure posso metterlo in modalità sportiva. Modalità sportiva, premo di nuovo velocemente, guarda adesso come è molto rapido a seguire i movimenti che faccio, perché appunto sono in una modalità tale da beneficiare da questa maggiore velocità. Comunque stabilizza, ma lo fa in maniera, guarda, molto più repentina. Poi ho la possibilità di attivare, premendo una sola volta il trigger, quindi il grilletto, la modalità segui oggetto. Lo riconosce in automatico se c'è un volto in primo piano, oppure ti dà la possibilità di andarlo a selezionare sul display. Se premo di nuovo, passa
semplicemente la modalità follow, quindi non più segui oggetto, quindi molto molto comodo. Se premo 4 volte invece il tastino multifunzione, 1, 2, 3, 4, va in modalità FPV, che significa che nessuno degli assi è bloccato, vedi, e si muove in maniera molto molto fluida e morbida per delle riprese particolari, vedi? Ok? Adesso la disattivo e vedi si comporta adesso diversamente. C'è poi la possibilità di estrarre l'asta telescopica. Per farlo io metto prima in stand-by, quindi tiro così ed è fatta dentro in questo modo. Quindi ha una testa e ci sono 5 sezioni. La testa c'è la possibilità di essere, ecco qui, ruotata di 90 gradi, in modo tale che quando premo un qualsiasi tastino va di nuovo a posizionare, vedi, in orizzontale o in verticale lo smartphone. Questo mi consente di fare delle riprese particolari. Non solo, mi consente anche di metterlo sottosopra, se voglio, vedi, gira in automatico. Questo vale anche in verticale, quindi io posso fare questo movimento, guarda cosa ha fatto, l'iPhone me l'ho messo così, posso anche poi dall'alto comandare per una ripresa, diciamo a questo punto molto comoda, se devo inquadrare praticamente da angoli molto bassi, da posizioni molto basse, no? Eccola qui. E naturalmente anche qui segue, senza nessun problema. Poi, quando hai fatto rigiri e rivai in posizione. Voilà. La velocità di controllo massima è di 120 gradi al secondo. Devo dire la rotazione è buona, però un poco sporca verso la fine, lo fa oscillare un poco, almeno l'iPhone 12 Pro Max. Se hai bisogno di staccare lo smartphone, lo metti in stand-by, stacchi e lo usi. C'è possibilità che si stacchi da solo perché è magnetico? Devo dire è molto molto difficile perché vedi è tenuto veramente molto bene, però rispetto alla morsa che chiudeva, qui se prendi una botta, vedi, comunque si stacca. Quindi attenzione quando fai delle riprese, insomma, un po' più rischiose. Adesso vediamoci 2 minuti come l'ho utilizzato io a Vietri con iPhone 12 Pro Max. Buona visione!
Dunque, che cosa te ne sembra? Io devo dire mi sono trovato abbastanza bene, mi è piaciuto usarlo, penso che sia divertente da utilizzare, non mi è piaciuto proprio tutto. La prima cosa è il modo in cui sono stati disposti i tasti e i controlli. Trovo che siano spostati troppo sulla sinistra, io che uso la destra, il tasto multifunzione e lo slider per lo zoom. E fa un po' di rumore di troppo il motorino, però se le usi insomma al chiuso. Il software è da migliorare per quanto riguarda il riconoscimento del soggetto in condizioni di luci più difficili, come dicevo. Per il resto, devo dire, è un articolo valido, la batteria effettivamente ti arriva a durare 6 ore con insomma, uno smartphone pesante come l'iPhone 12 Pro Max. Qualche volta i motori si sono surriscaldati, soprattutto quando utilizzi il dispositivo con l'asta così estratta a 25 cm, il maggior lavoro che devono fare, perché naturalmente le vibrazioni si sentono di più, li fa surriscaldare per un attimo, vai in stand by. Poi se pensi di poter fare lo zoom al massimo e avere l'asta diciamo completamente quindi estratta e quindi questo va ad amplificare le vibrazioni e mantenere ancora un'immagine diciamo abbastanza stabile, no, non ci riesci, i motori non sono reattivi veloci al punto tale da garantirti questo genere di stabilizzazione. La stabilizzazione è chiaramente migliore quando ce l'hai chiusa, quindi quanto più vicino è lo smartphone alla tua mano, perché chiaramente non c'è modo per le vibrazioni di amplificarsi, no? E i motori che non sono comunque velocissimi e particolarmente reattivi, si tratta comunque di un prodotto economico, a quel punto risultano essere meno efficaci. È un dispositivo da utilizzare non in avventure troppo estreme, proprio per il fatto che appunto, l'aggancio magnetico è sicuro fino a un certo punto, però ha tanti vantaggi. Il vantaggio di essere piccolo, comodo, essere praticamente universale per tutti gli smartphone, ci puoi montare degli accessori e la qualità costruttiva è secondo me buona. Questo era il DJI OM5. Se hai poi delle domande più specifiche, sei il benvenuto sotto nei commenti. A presto, buona serata.